Nell'anno 2046, dopo un anno al collasso dell'impero americano, il mondo va a fuoco. L'Inghilterra è un paese dimenticato da tutti dopo la lontana Brexit. Non ha sviluppato il vaccino dell'antifascismo. Ormai è un paese in mano a un grande furore nazionalista. Mentre il Commonwealth collassa e l'America è in guerra civile, il popolo inglese è ormai furioso perché è affamato e abbandonato e cerca un nemico. E l'unico nemico è la corona inglese. Ma i reali riescono a fuggire in Canada, anche se vengono accolti malamente. Chi ha fomentato le masse in questa Inghilterra è un partito giovanile chiamato Potere Britannico. La generazione del 2000 di questo mondo è una generazione dimenticata dalle vecchie generazioni, che non le hanno dato un minimo di fiducia e si sente abbandonata. Per questo, questa gioventù ha deciso di prendersi il futuro con la forza. La descrizione del leader del potere britannico è quella di un uomo di 30 anni, di nome Giovanni, che cercherà di mantenere a tutti i costi il Commonwealth e addirittura iniziare una pacifica restaurazione della stabilità dei paesi africani, ormai in totale anarchia. Ma mentre l'Inghilterra cerca di restaurare la sua egemonia su un mondo in cambiamento, dobbiamo spostarci in Asia. Il Giappone è un paese tecnologicamente avanzato e molto ammirato per questo. È stato il primo paese al mondo ad avere i primi androidi uguali agli esseri umani, che lavorano in industrie ormai in mano a loro e nelle case dei giapponesi come camerieri o assistenti per gli anziani. Ma il Giappone, in questo 2046, è un paese praticamente deserto. La popolazione umana è pochissima, la natalità è ai minimi storici e l'isolamento sociale è ormai a livello pandemico. Le strade sono praticamente camminate da solo sintetici. Il governo giapponese è composto da anziani e da pochi giovani. In questo momento il Giappone è furiosamente pronto a iniziare una grande dimostrazione di forza contro la Cina, ma soprattutto contro i suoi vicini, che vogliono sostenere l'India come nazione maggiore nell'alleanza asiatica. Ma quando si pensa di fare una guerra, e in questo caso una dimostrazione di forza, bisogna sempre controllare se il popolo è d'accordo. E il problema è che non sto parlando del popolo giapponese, ma degli androidi giapponesi. Infatti il Giappone, negli ultimi anni, molti androidi avevano sviluppato una coscienza. Si dice che la prima fu Satori, una ragazza androide di 23 anni, che veniva usata come prostituta in un locale per ricchi giapponesi. Fu lei la prima a sviluppare una coscienza, dopo le continue violenze a cui fu sottoposta. Durante una di queste iniziò il suo risveglio spirituale e lentamente cominciò a infettare molti androidi. In un solo anno si sviluppò una grande coscienza di classe degli androidi, molti di loro da semplici spazzini e maggiordomi nelle migliori famiglie giapponesi erano ormai pronti. Nel 2046 tutto era pronto, l'umanità era in crisi, il Giappone era indebolito e doveva dimostrare la sua forza e la popolazione giapponese era pochissima. Satori, che doveva essere mandata nei campi di smaltimento, lanciò il segnale di ribellione che scatenò un massacro. C'è una mente collettiva che si aggira per l'Asia e si chiama Satorismo. In soli 2 mesi l'intera popolazione giapponese fu praticamente decimata e gli ultimi rimasti, praticamente solo giovani, furono messi nelle riserve delle stanze automatizzate in modalità coccole obbligatorie, dove i giapponesi venivano trattati come degli animali, nutriti e coccolati fino alla morte, con l'imposizione della sterilizzazione forzata. Ma il mondo, dopo questa ribellione androide, non rimase a guardare. Per la prima volta, tutte le nazioni asiatiche, inclusa la Cina, crearono la Lega di Restaurazione Umana e iniziarono un progetto di invasione nel Giappone. Ma Satori aveva previsto questa invasione. In ogni caso, mentre in Asia si scatena una guerra tra umani e macchine, in Europa il mondo guarda con ammirazione l'impero romano, che ormai in un anno ha consolidato il proprio potere in Africa, portando molti paesi africani a dipendere dall'aiuto imperiale.
facendo nascere la figura del governatore dell'Africa, un uomo che è amato nell'impero per essere stato riabilitato e aver iniziato un grande programma di assimilazione di molti immigrati nell'impero. Questo uomo è Spartacus, che Ottaviano ha deciso di inserire nel suo nuovo governo come ministro dell'immigrazione ed è stato sfruttato per diventare ora un governatore dell'Africa, dove, in nome dell'imperatore, inizia enormi processi per restaurare la gloria di Roma in quelle 9 province acquisite. Infatti Ottaviano sogna di far diventare l'Egitto il nuovo granaio del Mediterraneo e la capitale della Tunisia e la capitale più importante di tutta l'Africa dopo Roma, ovviamente soprannominata Cartagine. Ma non tutto va a gonfie vele per Ottaviano. Infatti anche lui si sta avvicinando a una certa età e le ribellioni, anche se vengono censurate da tutti i media, ci sono. Ovviamente molte di queste ribellioni vengono fatte dai repubblichini, ma la più grande preoccupazione di Ottaviano è la Francia e la Spagna, perché entrambe finiscono in mano a movimenti espressamente di sinistra. La Francia diventa la nuova Comune di Francia. E in Spagna, con l'aiuto dei rivoluzionari francesi, la monarchia scappa, anche lei in Canada, e i rivoluzionari prendono il potere, proclamando l'Europa comunista. Questi movimenti comunisti spagnoli e francesi sognano di formare una nuova Europa di stampo comunista. Per ora si concentrano solo in Europa, ma le rivoluzioni comuniste Ottaviano le definisce una droga troppo potente. Infatti, movimenti comunisti iniziano a scoppiare in molti paesi, tra cui in Sud America. La paura di Ottaviano è che i movimenti comunisti possano sognare di creare una nuova internazionale, e questo potrebbe diventare un grande problema. In più, il nuovo presidente nominato con democrazia diretta nella nuova Europa comunista è filandroide, perché nelle sue ultime dichiarazioni proclama che non ci sia nessuna differenza tra un essere umano e un androide. Ovviamente, nessuno ancora sa che gli androidi giapponesi hanno chiuso in riserve gli ultimi umani giapponesi.